Ciao a tutti, oggi andiamo a vedere la forma indeterminata infinito fratto infinito. Partiamo subito con un esercizio. Come sempre vado a sostituire al posto di x il valore che ho nel limite, quindi in questo caso infinito. 3 per infinito alla 2 fa sempre infinito, meno infinito, quindi sopra il numeratore ho sempre infinito. Non vado a precisare il segno se più infinito o meno infinito, non importa. Al denominatore infinito alla quinta fa infinito. Per 2 fa ancora infinito, meno infinito ancora, e quindi anche al denominatore ho infinito. Quando ho una forma indeterminata infinito fratto infinito, quello che dobbiamo andare a fare è andare sempre a prendere il grado più grande al numeratore e il grado più grande al denominatore. Al numeratore vince x alla quinta. Quindi per me è come se questo termine non ci fosse. Al denominatore il grado più grande è 2x alla quinta e quindi il resto lo trascuro tutto. A questo punto noto che possono semplificarsi x alla quinta e x alla quinta e quindi questo limite fa semplicemente meno un mezzo. Facciamo un altro esercizio. Anche qui prima di tutto vado a sostituire al posto di x infinito. Infinito alla seconda infinito, meno infinito, quindi al numeratore ho infinito. Infinito alla settima fa infinito, meno qualcosa vince sempre infinito. Siamo di nuovo nella forma indeterminata infinito fratto infinito. Come sempre la regola è andare a prendere al numeratore e al denominatore il grado più grande. Sopra vince 3x alla seconda, quindi tutto il resto lo scarto, come se non ci fosse. E sotto vince x alla settima. Noto che si possono semplificare, quindi x alla seconda va tutto via e sotto rimane x alla quinta. Quindi riandiamo a sostituire. 3 fratto infinito alla quinta fa sempre infinito. Vi ricordo che fa 0, quindi questo limite fa 0. Andiamo a vederne un altro. Come sempre vado a sostituire al posto di x quello che ho qui nel limite, quindi infinito. Sopra viene sempre infinito e sotto idem. Come sempre vado a considerare il grado più elevato, sopra e sotto. Sopra vince x alla terza, quindi tutto il resto non esiste. E sotto x. Come sempre noto che si semplifica, sotto va via tutto e sopra rimane x alla seconda. Riandiamo a sostituire. Infinito alla seconda fa infinito. Quello che possiamo osservare da questi tre esercizi che vi ho fatto vedere è che se ho una forma indeterminata infinito fratto infinito e ho una frazione in cui il grado del numeratore è lo stesso del denominatore, allora il limite fa un numero, dove questo numero è esattamente il rapporto tra i coefficienti dei termini. Infatti meno 1 era il coefficiente del numeratore e 2 era il coefficiente del denominatore. Secondo caso, se invece ho una frazione in cui il grado del denominatore è più grande di quello del numeratore, allora il limite farà sempre 0. Terzo caso, se ho una frazione in cui al numeratore il grado è più grande del denominatore, allora il limite farà sempre infinito. Vediamo un altro esercizio un pochino più difficile. Questa volta ho una frazione di questo tipo, quindi non ho delle potenze, ma ho anche un esponenziale. Come sempre vado a sostituire, quindi e alla più infinito fa più infinito, meno infinito più infinito. Sotto infinito alla quinta fa sempre infinito. Anche qui devo andare a prendere il grado più grande, ma devo ricordarmi che tra x, quindi una potenza, e alla, vince sempre e alla. Quindi riscrivo questo e questi due termini faccio come se non ci fossero. Sotto ho x alla quinta. Riandando a sostituire ho e alla infinito che fa più infinito, fratto infinito di nuovo. Ma tra i due termini devo andare a considerare e alla, perché è come se tra i due vincesse. Quindi x alla quinta non lo considero perché non conta nulla rispetto a e alla 5x. Per cui andando a sostituire e alla più infinito fa più infinito. Ricordatevi quindi che tra x alla qualcosa e alla qualcosa vince sempre e alla. Quindi quando andate a risolvere questa forma indeterminata gli altri termini non contano. Ora tocca a te. Questa settimana alziamo il livello. Come una vera e propria coach ti sfido a far sempre meglio. Riesci a fare tutti gli esercizi senza nemmeno fare un errore? Prova. Allora, com'è andata? Gli esercizi erano troppo facili? Troppo difficili? Fammelo sapere e scrivimi in chat. Iscriviti al mio canale per non perderti i nuovi video. Io sono Monia Tomassini e come sapete il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Questi video sono l'occasione per ripassare attentamente tutti i passaggi e scoprire che quello che prima pensavi impossibile in realtà è molto facile. Ci vediamo al prossimo video.